tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. La mia proposta di oggi è questa maglia che si chiama Tulipano e, come avrete già notato, chi mi conosce, è realizzata con il bellissimo punto tulipano che abbiamo già visto realizzato in primavera per il kimono tulipano e per il cappello foliage questo autunno. Tantissime sono state le richieste per la realizzazione anche di un maglioncino e siccome a questo punto piace tantissimo anche a me, veramente si possono realizzare tantissime cose con questo punto perché dà un motivo veramente molto molto bello e molto di tendenza. E così, innamorata anche di questo color verde mela, e con questo filato bellissimo che ho trovato adatto per la lavorazione, ho deciso appunto di realizzare la versione maglia. Vediamo che cosa ci serve per realizzarla. Per la lavorazione di questo progetto ho utilizzato un filato in alpaca e lana merino. La maglia è davvero molto molto leggera, soffice, pesa soltanto 310 grammi ed io ho realizzato una taglia S. Come vedete il filato è questo, si lavora molto bene, ha una composizione principalmente di alpaca come ho detto e al 60% e poi merino extra fine e un 10% di acrilico. È davvero molto soffice, il filato è sottile, è lavorabile tranquillamente con l'uncinetto dal 3 del 3,5, volendo anche il 4 per lavorazioni diciamo più morbide. Io l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 3 per il polsino, le basi e il bordo del collo e con il 3,5 per il resto della lavorazione. È un filato che diciamo è molto arioso nella lavorazione e quindi si espande donando, vedete, al punto tutto il corpo di cui ha bisogno e rendendo questa lavorazione molto soffice. Inoltre io ho utilizzato, vedete, questo color verde mela che è bellissimo, tra l'altro anche molto di tendenza. Quindi ho usato gli uncinetti del 3 e del 3,5 come vi ho detto. Poi servirà anche un ago da lana per nascondere le codine, un paio di forbicine, dei marker per prendere i punti di riferimento ed un metro. Vediamo ora come si costruisce la maglia. Si parte con la lavorazione per i due pannelli del davanti e del dietro che vengono lavorati separatamente. Si inizia con la costruzione di una fascetta di base lavorando a maglie basse nella costa dietro. Una volta montata la nostra fascetta, mettendola appunto in orizzontale, andremo subito a costruire il nostro punto fantasia con punti di andata e di ritorno e otterremo questa lavorazione appunto e andremo a costruire il nostro pannello e poi a mettere diciamo dei marker in questi punti e lasciare appunto la parte diciamo centrale libera per lo scollo e ci alzeremo ai due lati lavorando separatamente le due spallette e andremo a costruire due pannelli esattamente uguali. La nostra maglia ha un'altezza totale di 45 cm, il bordo della fascetta 5 cm e noi lavoreremo il nostro pannello per circa 34 cm e andremo a lavorare separatamente le due spallette che hanno un'altezza di circa 6 cm. Una volta realizzato i nostri due pannelli andremo a costruire la nostra manica. La nostra manica ha una base larga 37 cm ed è formata da 11 motivi. Monteremo una catenella, il motivo è multiplo di 6 più 1, quindi monteremo una catenella stavolta dove andremo appunto a lavorare i nostri 16 motivi con punti di andata e di ritorno e lavoreremo la nostra manica per 48 cm. Dopodiché andremo a restringere per il polsino e a lavorare la nostra fascetta.
Una volta che abbiamo assemblato i nostri pannelli, girandoli sul rovescio e applicando le cuciture dapprima sulle spalle, quindi li metteremo l'uno contro l'altro sul rovescio, andremo a cucire dapprima le spalle, poi sempre con i due pannelli aperti andremo a montare la manica, quindi a cucire la manica. Ovviamente la metteremo tutta aperta e fisseremo il centro della manica con il centro del punto della spalla. Andremo ad applicare le cuciture dapprima della manica, appunto sui laterali dei fianchi del pannello, e poi andremo successivamente a ripiegare il lavoro sempre sul rovescio e ad applicare le cuciture sui laterali e sulle maniche. Infine andiamo a costruire il collo della nostra maglia in fase finale. Dapprima quindi si costruisce la base della nostra maglia, lavorando a giri di andata e di ritorno in costa 10 maglie basse, e lavoreremo le nostre maglie basse in costa retro per 80 giri. Quando poi posizioneremo la fascetta in orizzontale, e quindi dovremo andare a lavorare tutta la maglia a maglie basse, lavorando 80 giri di maglie basse, andremo ad applicare però 11 aumenti, quindi di base devo ottenere 91 maglie basse, perché il motivo del punto fantasia è multiplo di 6 più 1, quindi io, ottenendo 91 maglie con gli aumenti di base, maglie basse, andrò a lavorare 15 motivi di questo punto, e perciò 15 per 6 più aggiungo 1, devo avere una base scontornata nella fascetta di 91 maglie basse. Su queste vado a costruire il punto fantasia. Per realizzare la manica invece mi basterà montare una catenella di 67 maglie. Vi consiglio di montarla più abbondante, che se casomai sbagliate vi avanza una codina che poi potrete tagliare e sistemare, perché il motivo fantasia è multiplo di 6 più 1, quindi per ottenere 11 motivi, 11 per 6 più 1 avete 67 maglie. Ed ora andiamo a vedere come iniziare il nostro lavoro. Il progetto è realizzato naturalmente per una taglia S, e per ogni taglia in più basterà aumentare di 1 massimo 2 motivi per taglia, sia in larghezza che lunghezza. Prossimamente troverete il mio pattern nel mio Ravelry Store, di cui sotto in info box vi lascio il link. Con l'uncinetto del numero 3 avviamo 11 catenelle. 8, 9, 10 e 11. A partire dalla seconda catenella sull'uncinetto lavoriamo a maglie basse e otteniamo 10 maglie basse di lavorazione sulla base. Lavorate le nostre 10 maglie basse, ci alziamo con una catenella e sempre a partire dalla seconda, quindi non l'ultima che abbiamo realizzato ma la seconda, lavoriamo nella costa dietro a maglie basse, e quindi andiamo a lavorare 10 maglie basse. E continuiamo a lavorare così, sempre alzandoci alla fine del giro con una catenella, e a partire dalla seconda andiamo a lavorare sempre ad ogni giro 10 maglie basse, lavorandole in costa dietro, in questo modo, fino ad ottenere quindi la nostra fascetta elastica, che sarà il nostro bordo della nostra maglia. Una volta realizzati i giri che mi interessano per la mia taglia, vado a prendere l'uncinetto del 3,5 e mi alzo con una catenella e vado a lavorare a maglie basse lungo tutta la base della mia fascetta,
e quindi vado a lavorare una maglia nell'avvallamento qui e una maglia in cima a questa costa, una maglia qui nell'avvallamento e una maglia in costa, partendo quindi dalla prima maglia. Vado a lavorare a maglie basse. In questo giro di lavorazione a maglie basse andrò ad effettuare i miei aumenti e gli aumenti vanno distribuiti lungo la base e si lavorano lavorando 2 maglie basse all'interno dello stesso punto di base. E quindi procedo con la lavorazione della mia base a maglie basse, distribuendo in modo uniforme i miei aumenti. Una volta realizzato tutta la mia base, mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto e a partire dalla prima maglia di base 1, 2, 3 e nella quarta inizio a realizzare il petalo del mio fiore, quindi una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le asole assieme e chiudo con un'ulteriore maglia. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso punto di base e faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie maglie assieme e chiudo il petalo del mio appunto fiorellino. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5 e nella sesta maglia faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa e quindi vado a formare un altro petalo del mio fiore, chiudo tutte le asole assieme, chiudo 1, 2, 3, 4 e 5. Ora filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso punto di base, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie maglie e chiudo il punto. Quindi procedo per tutta la base a realizzare questo motivo. Una volta che ho realizzato tutti i miei motivi, ho chiuso tutte le maglie e quindi chiudo il petalo, filo sull'uncinetto e sull'ultima maglia, quindi 1, 2 nella terza, che è quella appunto finale, effettuo una maglia alta. Mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro ed inizio il mio secondo giro in questo modo. Quindi rientro all'interno dello stesso punto di base e faccio una maglia bassa. Poi passo nell'occhiello qui, in questo archetto, e realizzo una maglia bassa, una mezza maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta e poi una mezza maglia alta e una maglia bassa e riparto. Quindi nel punto di unione dei due petali passo sotto e faccio una maglia bassa. Riprendo la lavorazione passando all'archetto successivo lavorando una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa e riparto di nuovo con la maglia bassa nel punto di unione dei due fiori e procedo così fino alla fine del giro. Termino il mio giro effettuando una maglia bassa nell'ultimo punto, quindi qui nell'angolino. Mi alzo con 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi
giro il mio lavoro e riparto a lavorare il mio primo petalo, quindi rientro all'interno dello stesso punto di base, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa e chiudo tutte le mie maglie assieme, fisso con un'ulteriore maglia, filo sull'uncinetto, passo qui, quindi nel punto di unione dei due petali sottostanti, e faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie asole assieme e fisso con un'ulteriore maglia, e quindi ora riparto con 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso punto di base, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie asole assieme e chiudo il mio petalo, e quindi filo sull'uncinetto e riparto nel punto di unione appunto di due archetti successivi, qui dove i petali sottostanti si incontrano, riparto nuovamente ad effettuare un nuovo petalo e procedo così fino alla fine del mio giro. Quindi concludo la lavorazione del mio terzo giro, vedete sono arrivata alla fine, effettuando nell'ultima maglia del giro sottostante l'ultimo petalo, quindi una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie maglie assieme, effettuo 1, 2, 3 catenelle e all'interno dello stesso punto di base faccio una maglia alta in questo modo. Ora mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle e giro il mio lavoro. Queste sono una maglia, corrispondono ad una maglia alta, quindi rientro dentro e faccio una mezza maglia alta, poi rientro dentro e faccio una maglia bassa e nel punto qui di unione dei due petali faccio una maglia bassa. Riparto nell'archetto successivo, maglia bassa, mezza maglia alta, di nuovo mezza maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassa, e procedo così per tutto il mio quarto giro. Concludo il quarto giro, vedete mi resta questo mezzo archetto e ho fatto la mia maglia bassa nel punto di unione e faccio una maglia bassa, una mezza maglia alta e nella terza catenella, qui partendo dal basso delle 3 che ho realizzato prima, faccio una maglia alta. Giro il mio lavoro, faccio una catenella, giro il lavoro, rientro all'interno dello stesso punto di base, del primo punto di base qui, e riparto con la lavorazione dei miei petali in questo quinto giro, quindi una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie maglie assieme, chiudo bene il mio fiore e faccio 1, 2, 3, 4, 5, rientro dentro all'interno dello stesso punto di base, maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie asole, chiudo e riparto con la lavorazione qui nel punto di unione dei due archetti e di unione dei due petali sottostanti a rifare il petalo
del punto tulipano. Procedo così per tutto il mio giro. Concludo il mio quinto giro, ho effettuato il mio petalo, quindi una catenella, e faccio una maglia nella terza catenella della prima maglia, appunto del giro sottostante, in questo modo. E quindi adesso a ripetizione io devo andare a ripetere quelli che sono il secondo, il terzo, il quarto e il quinto giro, sempre in questa sequenza. Quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro e riparto a lavorare all'interno qui dell'archetto una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa e una maglia bassa. Quindi si ripetono praticamente i giri dal secondo al quinto. Quindi io lavoro il mio pannello del davanti e del dietro per il numero di centimetri utili per la mia taglia, e il punto che si viene a creare è questo bellissimo. Con il filato, appunto, il punto e la lavorazione viene molto soffice, molto leggera, come vi ho detto, e si distingue appunto il dritto dal rovescio, perché come vedete il rovescio ha una texture ben diversa. Quindi ora andiamo a vedere come creare lo scollo, a lavorare le due spallette e a proseguire appunto la nostra lavorazione. Ora vediamo come creare lo scollo e lavorare separatamente le due spallette. Io lungo la mia base, quindi quando arrivo ad arrivare il mio pannello qui, ho 15 motivi di fiori, e per motivi intendo proprio il fiorellino completo, quindi se conto da qui ne ho 15 praticamente. Quindi che cosa faccio? Mantenendo sempre lo stesso verso di lavorazione affinché mi esca la texture dei fiori, come abbiamo visto finora lavorando avanti e indietro, lavoro, conto 4 motivi di fiori, 1, 2, 3 e 4, e qui mi punto un marker e continuo a lavorare con giri di andata e di ritorno ogni spalletta, lavorando 1, 2, 3 motivi di petali. Quindi se vedete lavoro 1, 2, 3, 4 motivi, quindi mi metto il marker qui e poi lavoro 1, 2, 3, 4 petali, naturalmente intervallati anche dai giri di maglie qui centrali. Quindi 1, 2, 3 motivi di petali, e concludo facendo appunto lo scontornamento dell'ultimo giro, quello dato dalla maglia bassa, la maglia bassa dentro l'archetto, mezza maglia, maglia alta, mezza maglia bassa e così via. E con questo giro, anziché farlo in questo modo, lo lavoro tutto a maglie basse per ogni spalletta, e dall'altra parte faccio lo stesso, quindi lascio sempre 4 motivi per la spalletta, ovviamente perché devono venire uguali, quindi fissandomi questi due marker, e al centro lascerò 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 fiori, e all'incirca, vi dico in centimetri, sono 23 centimetri per lo scollo e per un'altezza di circa 7 centimetri. Quando io vado a realizzare le mie due spallette, poi ovviamente metterò i due pannelli aperti l'uno contro l'altro nella parte del dietro e andrò a cucirmi i margini per le spalle, vedete, e lo faccio appunto con l'ago da lana. Ora vediamo come realizzare le due maniche intanto, e come andare a restringerle e andare a fare anche il nostro polsino.
Allora, io per la manica ho montato semplicemente una catenella di 67 maglie. Fate pure una catenella più ampia, che se per caso strada facendo magari avete fatto male i conti, vi sarà sempre utile quel pezzettino fatto in più per aggiustare. Quindi 67 maglie per lavorare 11 motivi, vedete 11 quindi coppie di petali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per ottenere una lavorazione di 37 centimetri. Ovviamente poi questa manica andrà ripiegata, cucita ovviamente e poi ripiegata. La catenella che io ho montato, sulla catenella montata io vado a lavorare i miei punti, così come li ho montati sulle maglie basse della base del bordino che abbiamo visto all'inizio, quindi non cambia nulla. Le maglie di base sono le stesse, prima le abbiamo lavorate sulle maglie basse, ora le lavoriamo sulla catenella e vado a crearmi appunto questa base dove appunto a ripetizione vado a lavorare i miei motivi. Lavoro per un'altezza di circa 45-46 centimetri. Una volta lavorata la mia lunghezza andiamo a vedere come restringere la manica e lavorare il polsino. Naturalmente la catenella di inizio è quella che poi andrà ad appoggiarsi alla spalla e ai due laterali dei pannelli della maglia per le cuciture, e invece la parte finale, quella stondata, su quella andiamo a lavorare il nostro polsino, e adesso vediamo come realizzarlo. Le mie due maniche io le ho realizzate, quindi adesso vi faccio vedere una simulazione di come restringere la manica. Quindi dal lato della mia manica, dall'angolino, faccio una catenella e rientro con una maglia bassa qui nell'angolino della lavorazione. Nel mio caso io ho 67 maglie per la mia manica alla fine, no? Vedete, la fine della mia manica è così, e devo andare a ridurre della metà le maglie all'incirca, poi a seconda anche della misura del polso di ognuna. Io ho una misura del polso parecchio sottile e mi piace che il polsino resti bello aderente, quindi faccio una catenella nell'angolino e poi all'interno qui dell'archetto lavoro 1, 2 e 3 catenelle e 3 maglie basse. Vado qui nel punto di giunzione e lavoro una maglia bassa, lavoro all'interno qui altre 3 maglie basse e quindi lavoro 3 maglie basse in ogni archetto e una maglia bassa nel punto di giunzione, 3 maglie basse all'interno dell'archetto e una maglia nel punto di giunzione. Vedrete che alla fine di tutto appunto la base dello scontornamento si sarà ristretto di parecchio appunto il tutto, e nel giro di ritorno si lavora ulteriormente a maglie basse sulle maglie di base lavorate, applicando delle diminuzioni affinché si raggiunga una base di circa 32 maglie. Io ho fatto nel mio caso 32 maglie basse, quindi nel giro di ritorno, quindi vado a fare maglie basse e applico diminuzioni fino ad arrivare dalle 32 per chi ha il polso più grosso fino alle 40, ecco, circa. Ovviamente che vada a rivestire la circonferenza del vostro polso. Vedete il tutto come già si restringe, non si vede ancora bene, ma vi assicuro che poi nei giri successivi il lavoro viene ristretto parecchio, della metà. Nel giro di ritorno lavoro a maglie basse nuovamente e conto quante maglie basse ho totalizzato e lavoro ulteriori diminuzioni, diciamo distribuendole in modo uniforme, e le diminuzioni, come abbiamo visto anche in altri miei tutorial, le applichiamo lavorando una maglia bassa, però non la vado a chiudere, punto l'uncinetto sulla seconda maglia e chiudo le due maglie assieme. Ho applicato così la diminuzione. Distribuisco queste diminuzioni lungo la base
affinché nel mio caso per la taglia S ottengo 32 maglie. Una volta arrivate alla fine dell'altro lato, vediamo come realizzare il nostro polsino. Il mio polsino è formato da una lavorazione di 8 maglie basse che ovviamente ho lavorato con giri di andata e di ritorno e da un'altezza di 5 cm. Naturalmente si può variare il tutto a gusto e a preferenza, oppure si può lavorare anche la manica senza il polsino, quindi rimborsandola così, chiudendola appunto con i giri di diminuzioni. Naturalmente lavoreremo qualche centimetro in più rispetto a quello che ho indicato io per la lunghezza. Quindi una volta che io ho raggiunto la fine del mio giro, adesso io ve lo sto simulando ovviamente, mi alzo con 9 catenelle per lavorare 8 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con l'uncinetto del numero 3. Mi prendo un marker che aiuterà soprattutto per le principianti la lavorazione di questo polsino. A partire dalla seconda maglia di base, quindi salto l'ultima lavorata e dalla seconda vado a costruire e a lavorare 8 maglie basse. Lavorate le mie 8 maglie basse, vado a posizionarmi un marker nell'ottava maglia, perché nel giro di ritorno è utile per ricordarmi dove devo andare a lavorare in ritorno la prima delle mie 8 maglie basse. Quindi mi trovo la base del polsino, qui ho l'angolo, e che cosa faccio? Punto l'uncinetto sulla maglia di base disponibile e lavoro una maglia bassissima. Punto l'uncinetto nella successiva maglia di base disponibile, esco, porto fuori il filo e faccio una maglia bassissima. Giro il mio lavoro. Dove ho posizionato il mio marker, punto l'uncinetto e inizio a lavorare la mia prima maglia bassa. Tolgo il mio marker e lo posiziono su questa maglia bassa per ricordarmi che è poi nel giro di ritorno l'ottava maglia da lavorare. Lavoro in costa, naturalmente sempre in costa, puntando l'uncinetto dietro le maglie basse successive, quindi la seconda, la terza, la quarta e via via fino ad ottenere le mie 8 maglie di base. Lavorate le mie maglie, le 8 maglie, faccio una catenella, giro il mio lavoro e ovviamente saltando la catenella appena lavorata, nella maglia in costa dietro, quindi qui, inizio a lavorare nuovamente altre 8 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e così via, fino a lavorare l'ottava che è quella dove ho posizionato il marker. Ne ho lavorato 7 e il marker qui vado a lavorare l'ottava. Tolgo il marker, lo posiziono qui sull'ottava lavorata, potete anche non usarlo il marker purché appunto il numero delle maglie resti sempre 8 e vi ricordiate poi nel giro di ritorno dove puntarlo. Ora lo faccio vedere per le principianti perché così è più facile. Lavorata l'ottava, attenzione, lavoro 2 maglie bassissime consecutive, ma attenzione a non prendermi questa qui perché avevo puntato l'uncinetto prima qui per lavorare questo giro, quindi qui dentro maglia bassissima e nella maglia successiva maglia bassissima, giro il mio lavoro e vedete che il marker mi aiuta a puntare la prima catenella da lavorare, che è quella dove ho posizionato appunto il mio marker, e lavoro la prima maglia bassa, tolgo il marker, lo ripunto qui nella maglia e continuo a lavorare la seconda maglia bassa e così via
fino ad ottenerne 8 e a ripetere, come abbiamo visto, i giri di andata e di ritorno. Ecco che in questo modo ho ottenuto la lavorazione del polsino, e l'uncinetto del numero 3 mi aiuta ulteriormente a restringere il tutto. Nel mio caso il polsino è circa lungo 18 cm. Ovviamente sapete che questa lavorazione è molto elastica e quindi dopo tende a cedere, quindi cercate di farla piuttosto ristretta, insomma, finché non abbiate un polsino troppo lasco, che non è bello da vedere. Ora vediamo come lavorare lo scollo, scontornare appunto lo scollo e andare a creare il nostro collo. Io mi sono agganciata con il filo qui nel punto di giunzione della spalla delle due spalline e ho scontornato, ho diviso il mio lavoro in quarti. Innanzitutto mi sono posizionata un marker sulla metà dei miei motivi per distribuire le maglie intorno allo scollo in modo uniforme. Vi spiego come. Nel mio caso ho 7 motivi e quindi ho contato 1, 2, 3, li ho divisi a metà, 3 e mezzo circa, e ho messo un marker qui. Da qui, dove appunto ho puntato l'uncinetto e ho scontornato a maglie basse, ho realizzato 30 maglie basse nel primo quarto del mio collo. Andrò a fare la stessa cosa in tutti gli altri quarti, quindi nel secondo quarto ne lavoro altre 30 e così via appunto nella parte del dietro, in modo da distribuirmi queste 120 maglie in modo uniforme attorno alla circonferenza, che potrò ulteriormente restringere dopo averlo indossato. Se magari ritenete che è troppo largo, si può ulteriormente restringere con un altro giro di maglie basse. Quindi vedete, vado a lavorare a maglie basse sul giro del sottostante, che non è quello dei petali ma è quello dove appunto io ho fatto il giro del contorno a maglie basse, mezze maglie alte, e vado a lavorare a maglie basse cioè tutto a maglie basse, e quando vedete raggiungo l'angolo qui avrò il mio motivo del fiore e qui vado a lavorare, cioè scavalco direttamente l'angolo, non lavoro la maglia bassa qui nell'angolino, vado direttamente alla catenella, lavoro 2 maglie alte, 2 maglie basse, scusate, poi passo qui nell'archetto successivo, naturalmente il tutto contando le mie maglie, affinché io quando arrivo nell'altra spalletta ne abbia realizzate 30 nel mio quarto. Una volta lavorata la mia circonferenza, quindi la base della mia maglia, io posso lavorare con delle maglie alte a rilievo, una incosta davanti e una incosta dietro, quindi una a una, per esempio come abbiamo visto per la lavorazione della maglia goccia d'oro, quindi potete andare a vedere il video tutorial di goccia d'oro, perché abbiamo diciamo lavorato allo stesso modo lo scollo con una base di maglie basse e poi abbiamo lavorato a coste in rilievo, una davanti e una dietro. Diciamo che questa lavorazione così la consiglio soprattutto per chi è alle prime armi con la lavorazione dell'uncinetto per le principianti, perché è molto semplice da realizzare. Per le più esperte, per avere una lavorazione uniforme, quindi le maniche uguali alla base uguale al collo, come abbiamo lavorato il polsino. Quindi magari potete qui anche gestire diciamo, la larghezza dello spessore del collo, lavorando magari invece che 8 maglie 6, a seconda anche delle preferenze, oppure 8-10 maglie se volete un collo più alto e più avvolgente. E lo stesso sistema di lavorazione per il polsino lo andrete ad applicare intorno al collo, e vi consiglio però di lavorare un ulteriore giro di maglie basse dove andrete a diminuire ulteriormente la lavorazione e magari di lavorare un bordo più basso. Naturalmente poi dovrete assemblare tutti i pezzi della vostra maglia. Il collo lo potete lavorare per ultimo,
e quindi andrete nella parte del rovescio, quindi da questa parte, diciamo, io adesso sono nella parte del dritto, andrete a girare la vostra lavorazione, a far combaciare le due spalline, che sarà la prima cosa che andrete a cucire appunto materasso. Dopodiché prendete la vostra manica con il metro con il metro oppure contando i motivi, dividete a metà il tutto e nel punto di unione delle due spalline mettete un marker e lo diciamo attaccate qui, lo legate con il centro della vostra manica e mettete dei marker, andate a fissarvi dei marker anche per gli altri punti e mi raccomando con un metro contate che i centimetri siano distribuiti in modo equo, in modo da ottenere un lavoro ben fatto e quindi di avere lo stesso numero di centimetri da qui a qui anche per il fianco e la stessa diciamo misura finale poi del fianco da cucire che deve essere uguale a questa, quindi appoggiatevi bene in un tavolo e cercate appunto di distribuire benissimo il tutto o diciamo aiutandomi con dei marker e poi applicando le cuciture con l'ago da lana. Una volta che avrete cucito appunto la manica al bordo, al laterale diciamo della spalla nella parte alta, procedete anche con la cucitura sempre dalla parte del rovescio del fianco e poi dell'altra manica fino al polsino in questo modo. Io questa volta provo a lavorare il mio collo con i ferri circolari con le punte corte del numero 3 e una volta che ho lavorato la mia circonferenza prendo il mio ferro e vado a riprendermi le maglie, vedete, se volete anche aiutandovi con l'uncinetto, le porto sul ferro e quindi oppure con la punta del ferro, vedete, la prendete e portate fuori la maglia come vi trovate meglio. Io faccio un po' fatica e quindi vado a prendermi le maglie con l'uncinetto in questo modo. E poi lavoro tutta la mia circonferenza delle maglie sul ferro lavorando a coste ritorte, quindi lavoro un giro a dritto ritorto e un giro rovescio, un giro a dritto ritorto e un giro a rovescio. Questa lavorazione mi piace molto perché dà una tenuta molto più stabile del collo rispetto alla classica lavorazione a coste 1 e 1. Quindi ho già appunto optato per altre lavorazioni mie di lavori a ferri questo tipo di lavorazione e mi piace molto di più, il collo veramente resta molto stabile. Anche per oggi il nostro video tutorial è terminato. Spero che questa sofficissima e coccolosa maglia vi sia piaciuta. Ha un motivo ed un colore veramente molto trendy e piacevole da lavorare. Io vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video tutorial. E vi mando un abbraccio grande, vi aspetto anche nel mio gruppo Facebook dove siamo numerose e condividiamo veramente tantissimi progetti del filo rosso e ci divertiamo un mondo davvero a scambiarci i consigli e a visionare appunto tutti i nostri lavori con le nostre varianti. A prestissimo, ciao!